Exercise Booster 3000 John Greenan, Oxford University Press. Il PDF di questo libro eserciziario è reperibile online gratuitamente dando a Google le parole, la stringa che vi ho enunciato. Noi siamo arrivati alla 41esima unità, periodo ipotetico di primo e secondo tipo. Esercizio A: completa le frasi su quanto accadrà nel futuro con la forma corretta dei seguenti verbi. E annoy, to annoy, sappiamo che è un false friend, vuol dire dar fastidio, infastidire, to be, bring, burn, catch, come, get, leave, shine, take. If we have a picnic, we'll be able to save some money. If the weather is bad, we'll have to stay inside. You will get burnt if you don't put on some sun cream. Ecco, ti brucerai se se non ti metterai, diciamo noi nel colloquiale, se non ti metterai una crema solare, una crema protettiva. If we don't take our swimming things, we won't be able to go in the lake. Swimming things sono tutte le cose che ci servono per il nuoto, per nuotare. Vedete che things ha degli usi particolari. Per esempio, I see things, vedo cose che non esistono, vedo delle cose che... vedo cose, ecco, cose indefinite. I hear things. Ecco, sento delle cose, sento degli strani rumori, è un modo particolare di usare questa parola. Bene, it will be more fun if Jen comes. If we leave early, the roads won't be so busy. The mosquitoes will annoy us if we go by the river. If you bring your guitar with you, we'll be able to have some music. We'll get really thirsty if we forget to buy water. If we catch the 8:30 bus, we'll be there at 10. We'll be there at 10. We'll have a fantastic day if the sun shines. Questo esercizio, il prossimo, è molto importante. Noi dobbiamo riscrivere le 10 frasi dell'esercizio precedente, però usando unless. Una particolarità di unless è che ha in sé già la negazione, quindi se io devo dire a meno che non, il non ce l'ho già dentro unless, quindi dove sta il punto? Devo usare il verbo nella forma affermativa. Unless the weather is bad, we won't have to stay inside. Quindi a meno che il tempo non sia brutto, noi non dovremo stare dentro. Quanto mai in questi casi, con questi argomenti e queste criticità strutturali, grammaticali, è importante la traduzione. Quindi ecco qui l'approccio contrastivo e l'essere consapevoli dei meccanismi che stanno sotto la comunicazione in lingua inglese. Quando io devo risolvere un test per un esame, per le certificazioni, bisogna tradurre, ragazzi, ad occhio e a orecchio si fanno errori. Io devo rendermi conto proprio degli elementi, dei moduli, ecco, che formano la frase, il pensiero, il messaggio. Devo essere consapevole, specialmente quando si tratta di riformulare, di trasformare. Se io non ho contezza di quello che ho in mano, come posso trasformare e riformulare? È una questione di logica matematica. Secondo, you will get burnt unless you put on some sun cream. Unless we take our swimming things, we won't be able to go in the lake. It won't be more fun unless Jen comes.
Unless we leave early, the roads won't be so busy. The mosquitoes won't annoy us unless we go by the river. Unless you bring your guitar with you, we won't be able to have some music. We won't get thirsty unless we forget to buy water. Unless we catch the 8:30 bus, we won't be there at 10. We won't have a fantastic day unless the sun shines. E questo è appunto l'esercizio 1 delle frasi 11-20. Colleghiamo queste frasi. I'd lend you some money if I had any. If we had a garden, we could grow vegetables. Se avessimo un giardino, potremmo coltivare verdure. Ortaggi, questa è il periodo ipotetico del secondo tipo. I wouldn't be so fit if I didn't go jogging every day. If you went to the gym, you would get more muscles. It would be easier to get up if you went to bed earlier. If I was taller, I would be better at basketball. I could have a bigger desk if my bedroom was bigger. If Claire was here, I would tell her my secret. If the drums weren't so noisy, I would be able to practice at home. You'd have some money to spend if you had a part-time job. I'd cycle to work, K, if I lived closer to town. Think of 10 acts. I clean my teeth. If I didn't clean my teeth, they'd fall out. Se io non mi lavassi i denti, to brush one's teeth, oppure to clean one's teeth. Se non mi lavassi i denti, non mi pulissi i denti, cadrebbero. To fall out. Abbiamo visto to fall down, io cado, inciampo e cado. E to fall off, quando c'è caduta da cavallo, dal palcoscenico, da una sedia. Il dente, to fall out. Are you studying again? No, I see you are still listening to music. If I could, I'd listen to music all day long. Are you ready for tomorrow's exam? No exam. Non pronunciate exam, ok? Exam. No. Will you help me if I sit near you in the exam? Of course not. If I helped you, we'd both get in trouble. To get in trouble, mettersi nei guai. Please, I'll have to take the exam again if I fail. Se mi bocciano, altra costruzione particolare. Se mi bocciano, if I fail, se io fallisco. If the questions are easy, I might pass, but I won't have a chance if they are hard. You'd find it easier if you studied more. If you watched less TV, you'd have more time. I wouldn't be able to relax if I did watch TV, and if I don't feel relaxed, how can I study? Come si dice rilassarsi? I relax. Rilassarsi in inglese non è riflessivo, ovvero in soldoni non vuole
il pronome riflessivo. Vocabulary focus. Environment. We don't use our cars less. Global warming will increase. If we don't use our cars less, global warming will increase. Temperatures increase. The ice at the poles will melt. Melt è sciogliersi. If temperatures increase, the ice at the poles will melt. The polar ice caps melt. Many low-lying areas will be flooded. Quindi, se, dobbiamo dire, se le calotte polari si sciolgono, molte aree che sono, diciamo, molto basse sul livello del mare saranno inondate, saranno sommerse dall'acqua. Quindi, if the polar ice caps melt, many low-lying areas will be flooded. If we don't find alternatives to oil, we won't have any oil left. Ricordiamo che oil è petrolio, oltre ad essere olio. Oil cruet. Che cos'è? Abbiamo detto che l'oliera, ce lo ricordiamo. Quindi oil è il petrolio. Perché petrol vuol dire benzina. If the hole in the ozone layer gets bigger, il buco nello strato di ozono, more ultraviolet light will reach Earth. The Earth, forse è meglio. If rivers and seas are polluted by pesticides, many fish will die. Polluted by pesticides, many fish will die. Come si dice conservanti? Conservanti si dice preservatives, perché i preservativi sono condoms. If rivers and seas are polluted by pesticides, many fish will die. Io direi a lot of fish will die. O dico many fishes, oppure lot of fish. Ragazzi, queste che sono sicuramente delle sviste, sono molto allenanti per noi, perché ci portano ad essere attenti. If we destroy rainforests, we will lose millions of species of animals and insects. Traduci le seguenti parole ed espressioni in italiano. Global warming è il surriscaldamento globale. The polar ice caps, le calotte polari. Low-lying areas, aree basse sul livello del mare. To be flooded, essere inondato, essere sommerso dal mare e allagarsi. Queste cose me le devo segnare. Quando io mi annoto flood, la parola flood, tutto quello che è, poi faccio flooding, eccetera eccetera, io mi annoto, mi devo annotare questi tre significati. Dice, ma no, ma sono scontati, sì, ma poi non mi vengono. Quando devo dire che il bagno si è allagato, a me non viene che devo usare flood. Ok? Quindi è importante questo meccanismo di equivalenza. The ozone layer è lo strato di ozono, nell'ozono, lo strato di ozono, ultraviolet light, i raggi ultravioletti, i pesticides sono i pesticidi, to be polluted, essere inquinato, to destroy rainforest, distruggere le foreste pluviali, species of animals, species rimane sia così sia al singolare sia al plurale, species of animals, le specie di animali. Traduciamo: if you are late, I'll get angry. If we don't run, we won't catch the train. If it rains, we could go to the cinema. If he got a better job, he would earn more money. If we won a lot of money, I would buy a car.
Bene, quindi abbiamo visto gli schemi, come si realizzano, come poi si usano in pratica gli schemi dei periodi ipotetici del primo e del secondo tipo. È chiaro, andiamo a vederci un po' questi schemi che sono abbastanza sono schemi inquadrabili eccetera. La casistica poi torna al pettine. Che cosa torna al pettine? La nostra conoscenza dei paradigmi. Periodo ipotetico di terzo tipo, invece, se io avessi fatto qualcosa avrei fatto un'altra cosa. Vediamo. I didn't take any water. I was thirsty. If I had taken water, abbiamo un past perfect. I wouldn't have been thirsty. Non sarei stato, non avrei avuto sete, non sarei stato assetato letteralmente, quindi abbiamo un condizionale passato. Tony didn't come. I didn't see him. If Tony had come, I would have seen him. I went to bed late. I woke up tired. If I hadn't gone to bed late, I wouldn't have woken up tired. You didn't study. You failed the exam. If you had studied, you would have failed. If you had studied, you wouldn't have failed the exam. Non saresti stato bocciato all'esame. I didn't know the pizza was to share. I ate it all. If I had known the pizza was to share, I wouldn't have eaten it all. It stopped raining. We went for a swim. If it had stopped raining, we would have gone to swim. You didn't look after your watch. You lost it. If you had looked after your watch, you wouldn't have lost it. I was daydreaming. Sognare ad occhi aperti. To daydream. I was daydreaming. I fell off my bike. If I hadn't been daydreaming, I wouldn't have fallen off my bike. I didn't train. I couldn't finish the race. If I had trained, I could have finished the race. Avrei potuto finire. Ricordiamo, con avrei dovuto, avrei potuto, noi diciamo appunto avrei dovuto finire. In inglese dicono letteralmente potrei aver finito, ok? Abbiamo l'esercizio B. Allora, leggiamo la traccia. Let's read the instruction. Scusate. Ragazzi, io sento la mancanza dei miei colleghi tecnici della comunicazione della mia università che mi farebbero angeli custodi, mi aiuterebbero. Allora, my mom wasn't concentrating yesterday. She forgot to buy milk. My mum wouldn't have forgotten to buy milk if she had been concentrating yesterday. My mum forgot to buy milk. We had no milk for breakfast. If my mum hadn't forgotten to buy milk, we would have had some for breakfast. Ragazzi, ho fatto solo una trasformazione, ok? We had no milk. I didn't have breakfast. If we had had the milk, I would have had breakfast. I didn't have breakfast. I left early. Traducete sempre. If I had had breakfast, I wouldn't have left early. I left early. I saw my friend. If I hadn't left early, I wouldn't have seen my friend.
If I saw my friend, I stopped to talk. Quindi, if I hadn't seen my friend, I wouldn't have stopped to talk. I stopped to talk. I got to the station late. If I hadn't stopped to talk, I wouldn't have got to the station late. La sesta, I got to the station late. I tried to jump on a moving train. If I hadn't got to the station late, I wouldn't have tried to jump on a moving train. I tried to jump on a moving train. I fell. If I hadn't tried to jump on a moving train, I wouldn't have fallen. I fell. I broke my leg. If I hadn't fallen, I wouldn't have broken my leg. Sempre per gradire. L'esercizio C completa queste frasi che si riferiscono al passato usando, ecco, queste coppie. I could have beaten Jim at tennis if I hadn't hurt my ankle. To beat, beaten, ok? È battere anche per cuotere, però qui è battere, vincere. Jim at tennis if I hadn't hurt my ankle, se non mi fossi fatta male alla caviglia. Vediamo il funzionamento del verbo to hurt, quindi I hurt my ankle, mi faccio male alla caviglia, ma my tooth hurts, mi fa male il dente. Allora, the old lady might have died if we hadn't rescued her. We could have stayed out late if we hadn't had to go to school the next day. The cat might not have run away if they had fed him well. Se gli avessero dato da mangiare, per bene, se lo avessero cibato bene. Feed. Do not feed animals, leggiamo allo zoo. I could have arrived here early if I had not overslept to oversleep. Non sentire la sveglia, in poche parole. People might have danced if the room had been bigger. I couldn't have eaten if I had not found a shop. There might have been trouble if the police hadn't been there. I wouldn't have discovered this band if you hadn't told me about them. Bene, 9-16 saltatelo. Esercizio D. Colleghiamo le due parti. If you had phoned me, I wouldn't have been worried. Jane would have sent a card if she had known our address. I would have arrived on time if it had not snowed. If Leo had bought some eggs, he would have made a cake. We would have gone to the beach if he had passed the exam. Jill wouldn't have heard about the flood if she hadn't listened to the news. If Matt had studied harder, I wouldn't have given my watch to Chris. I would have sent the letter if I had had a stamp. If it had not rained, the boys would have played football. Travel, vocabulary focus. The car. Allora, il report è una prova, una delle scelte nella prova di writing del first.
abbiamo una prova che è obbligatoria, che è l'essay, cioè abbiamo la composizione la composizione della composizione, la produzione scritta e la composizione, e poi abbiamo delle scelte. Può essere un articolo, una lettera, scusate, mi taglio la testa, però mi piace di più così. Quindi abbiamo l'essay, che è obbligatorio, e poi abbiamo un articolo, una lettera formale, una lettera informale, una review, una recensione di un libro, l'ultimo concerto che hai visto, che hai ascoltato, eccetera eccetera. Abbiamo anche il report, scrivere un racconto anche, sono a scelta, io lì posso scegliere, devo comporre due testi, uno è obbligatorio, l'altro è a scelta. Il report è molto, per usare un termine British, factual. Factual vuol dire che è molto informativo, molto appunto dettagliato, quindi richiede molta competenza di vocabolario specifico del topic. Vocabulary focused travel. The car driver was lucky not to have been injured when he crashed into the bus stop. Quando si è schiantato, quindi vabbè, poi traduciamo. This is because he was wearing a seat belt. It was raining, so visibility was poor. He was 20 kilometers per hour over the speed limit. So he couldn't stop for the pedestrian. In addition to this, the car did not have the correct tires, which meant his stopping distance was greater than normal. His reactions were slow because he was looking at his CD player when the accident happened. He didn't have both hands on the steering wheel, so he couldn't avoid the pedestrian without crashing. He didn't get a prison sentence because he passed a breath test. L'automobilista è stato fortunato a non farsi male quando si è schiantato contro la fermata dell'autobus. E ciò è successo perché è andata così perché lui indossava le cinture, la cintura, indossava la cintura. Stava piovendo, quindi la visibilità era scarsa. Lui stava andando 20 km di più rispetto il limite di velocità e quindi non è riuscito a fermarsi per evitare il pedone. Per di più, la macchina non aveva gli pneumatici giusti, quindi ciò ha significato che la distanza di frenata, lo spazio di frenata è stato maggiore del normale, e quindi le reazioni dell'automobilista sono state lente perché stava guardando il CD, il suona CD quando l'incidente si è verificato. Non aveva entrambe le mani sul volante e quindi non è riuscito ad evitare il pedone senza schiantarsi. E non è stato condannato al carcere perché è risultato negativo al test alcolico, il test alcolemico. Test per la verifica del tasso alcolico. Quindi è risultato negativo al test per la verifica del tasso alcolico. Ok, quindi questa è la traduzione. Dobbiamo comporre
dobbiamo comporre le nostre frasi. The visibility, quindi la prima, l'esempio è: if he hadn't been wearing a seatbelt, he would have been injured. The visibility wouldn't have been poor if it hadn't been raining. If he hadn't been 20 kilometers per hour over the speed limit, he could have stopped for the pedestrian. If the car had had the correct tires, its stopping distance wouldn't have been greater than normal. His reactions wouldn't have been slow if he hadn't been looking at his CD player. If he had had both hands on the steering wheel, he could have avoided the pedestrian. He would have got a prison sentence if he hadn't passed a breath test. Bene. Andiamo a questo punto all'unità 43. Wish. Completa le frasi inserendo la forma corretta dei verbi in parentesi. Come funziona wish? In breve. Che trovare uno schema veloce, come serve a noi, è un po', diciamo, meno facile. E allora, wish abbiamo I wish I had never met you. Mamma, vorrei magari non ti avessi mai incontrato, vorrei non averti mai incontrato. Tipico esempio dei libri di esercizi, non ce l'ho con nessuno, per carità. Tipico esempio quando si voglia dire, si rimpiange che qualcosa sia avvenuto o non sia avvenuto. Quindi se io metto I wish con il simple past, vuol dire che quell'azione non è realizzabile o non è facilmente realizzabile. Se invece io metto would, vuol dire che si può realizzare, è proiettata nel presente o nel futuro. Se invece metto il past perfect, è un'azione che si è verificata e su cui non si può far nulla, per cui non si può far nulla. Però vediamo in pratica. 0. Ellen wishes he was, oppure he were taller. Dite, ma perché he were con he? Perché were qui è nella forma di congiuntivo imperfetto, ok? So that he'd be able to play volleyball better. Lara wishes she was, comma, oppure she were, comma, because her anger gets her in trouble. Alvin wishes he could sing because he'd like to be in a band. Teresa wishes she wasn't so tall so that people wouldn't stare at her. Fissare, to stare at someone. Robin wishes her feet went smaller. Scusate, Robin wishes her feet were smaller so that she could buy nicer shoes. Tony wishes his room was bigger because he can hardly stand up in it. Sally wishes she could concentrate better because she finds it hard to study. Maisie wishes she lived near her school as she is a long way from her friends. Khaled
wishes he had long hair so that he could look like Elvis Presley. Esercizio B. I regret not studying more. Ecco, I wish I had studied harder. Magari avessi studiato di più. Ok? Questo è il senso. I feel bad because I went to bed so late. I wish I hadn't gone to bed so late. I feel sad because I didn't help my parents enough. I wish I had helped my parents more. I worked too hard. I worked too hard. And that makes me feel bad. I wish I hadn't worked so hard. Too bad I didn't stay at school longer. I wish I had stayed longer at school so young. I'm regretting not going to university. I wish I had gone to university. I should have married my first boyfriend. I wish I had married my first boyfriend. It's a pity I have never learned to speak a foreign language well. I wish I had learned a foreign language well. I feel sorry that I didn't have children. I wish I have had children. Ok, vediamo l'esercizio C. L'esercizio C. Quindi, I wish the neighbor's dog would stop barking. La prima, I wish it would stop raining. La seconda, I wish my parents would let me stay out later. La terza, I wish they would play more quietly. La quarta, I wish my phone would work. E poi andiamo a quelle con hope. I hope I get my exam results soon. I hope he remembers to pay me back. Ridarmi i soldi. I hope my mom lets me decorate it. To decorate è ridipingere. In questo caso potrebbe essere risistemare. I hope the weather won't spoil the carnival. To spoil, spoil è rovinare. I don't want to spoil my appetite. Non mi voglio rovinare l'appetito. E a spoiled kid è un ragazzino viziato. E poi I hope my dad can fix it. Parliamo di clothes, ballo di beneficenza, charity ball, ok? Perfetto. To wear elegant clothes. Qual è la differenza tra elegant e smart? Smart è essere vestito in maniera accurata. Elegant è essere to be dressed up, un po' vestirsi a festa, mettere abiti proprio da cerimonia. Allora, Angela, it's so difficult. I wish we could wear whatever we like. I know, I wish we didn't have to dress up. I wish my sister was the same size as me. She's got smart clothes. What are you going to wear then? I wish I hadn't spilled coffee on my white top, or I could have worn that. I'll have to wear a boring white blouse. To spill, spilt, versare per errore, da non confondere con to pour, the waiter is pouring some wine for me. Quindi, don't cry over spilt milk, non piangere sul latte versato. Blouse è la camicia da donna, quella un po' frufru con le maniche a sbuffa a palloncino, mentre la camicia, quella standard, la camicia più squadrata da uomo, ma può essere indossata anche da una donna, è shirt.
t-shirt, e appunto la camicia a forma di T, la maglietta. To wear, worn, ok. Poi, what about the black skirt? What about that black skirt? It's not clean. It's not clean. I wish I had taken it to the dry cleaners. To the dry cleaners in lavanderia. And I can't wear my black trousers because I haven't got a belt. I wish I hadn't bought that belt the other day. You could have borrowed it. I'm going to have to wear that awful black dress. I wish I hadn't lost my silver bracelet. That makes it look okay. Dress è l'abito da donna. Suit, abito da uomo, giacca e pantaloni, oppure tailleur per la donna. Do you want me to lend you my shoes? No, I'll wear my uncomfortable leather boots. Stivali in pelle. I wish they went so tight, tight, stretti, aderenti. I just look a mess. My hair is in terrible state. I wish you would let me do your hair for you. To do your hair, sistemarti i capelli, pettinarli. And my eyes are all red. I wish my contact lenses wouldn't hurt. Vorrei che le mie lenti, magari le mie lenti a contatto non facessero male. Anyway, are you looking forward to it? Of course, of course. Bene, direi che possiamo interrompere per vederci tra un po' con le unità 44, 45, 46 e abbiamo concluso exercise booster. Poi vediamo cosa faremo, ma probabilmente entreremo meglio nel merito del nostro first certificate exam. Grazie ancora. Allora, alla prossima, al prossimo tutorial.